Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un racconto in stile magazine, pensato per essere chiaro e scorrevole anche in modalità text-to-speech. Ripercorriamo passo dopo passo la voce che ha scosso il web e acceso le discussioni tra fan e addetti ai lavori. Parliamo di Massine Marabet e Cenk Torun e di quella frase, sussurrata prima in confidenza e poi rimbalzata sui social, che ha cambiato il tenore della conversazione, il desiderio dichiarato di lei di sposare lui. Non vi chiederò di credere alle ipotesi più clamorose, ma di osservare insieme i segnali, i contesti e le scelte che hanno condotto a questo punto. Se apprezzate i nostri approfondimenti ordinati, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e, se volete sostenerci, cliccate su Unisciti. Iniziamo. Per capire perché quelle parole hanno avuto un impatto così forte, bisogna fare un passo indietro. Massine Marabet ha costruito la propria immagine su due pilastri, la performance e il riserbo. Modella e attrice abituata a trasformarsi per ruolo e registro, ha sempre schermato la vita privata con un'eleganza mai rigida. Cenk Torun, dal canto suo, ha un rapporto con il pubblico che unisce carisma e disciplina, l'attenzione al lavoro, le scelte misurate, l'abilità di stare al centro della scena senza bruciare le tappe. Quando due percorsi così si sfiorano, il racconto collettivo tende a semplificare, si frequentano o no. Ma la realtà, spesso, si muove su frequenze più sottili. Tutto è partito da un dietro le quinte di una serata benefica. Niente red carpet rumoroso, niente conferenza stampa. Solo un tavolo rotondo, luci calde, poche persone. Lì, raccontano, un'amica comune avrebbe chiesto a Massine, con ironia affettuosa, che cosa la trattenesse dal fare un passo in più. E lei, invece di schivare, avrebbe risposto con una sincerità disarmante: quando trovi qualcuno che ti fa sentire a casa anche in mezzo al caos, lo sposi. Se si può, lo sposi. Non c'erano telecamere pronte a catturare l'istante, c'erano orecchie, occhi e memoria. Bastava e avanzava perché, nel giro di poche ore, la frase diventasse l'indizio che tutti cercavano. Da quel momento, i segnali minimi hanno iniziato a comporre una trama. Un bracciale visto al polso di Massine e, pochi giorni dopo, al polso di Cenk Torun. Una foto con un libro d'arte aperto sulla stessa pagina, pubblicata da entrambi a distanza di settimane. Un ringraziamento incrociato alla troupe di un progetto condiviso, con parole quasi identiche: la cosa più difficile è trovare chi ti sostiene senza rubarti la voce. Simmetrie? Coincidenze? Forse. O forse la dimostrazione di un linguaggio in comune che, prima ancora di dire siamo una coppia, stava già dicendo stiamo andando nella stessa direzione. Naturalmente, la reazione dei fan è stata immediata. C'è chi ha letto in quella dichiarazione privata un atto di coraggio, e chi l'ha interpretata come una mossa strategica studiata per presidiare le tendenze. Ma chi conosce i ritmi del settore sa che certe frasi non si preparano a tavolino, scappano quando i filtri si abbassano. Ed è lì che nasce il vero tema, non il gossip, ma la serietà del progetto. Il matrimonio, anche solo evocato come orizzonte, è un modo per spostare il baricentro del discorso dal se al come, non se stanno insieme, ma come si immaginano insieme. Il come si legge nei gesti. Massine ha accettato di spostare alcune date di shooting per allinearle al calendario di Cenk Torun. Non è un dettaglio da poco, in un mestiere di incastri impossibili, trovare finestre che coincidono è un modo di dirsi priorità senza bisogno di proclami. Dall'altra parte, Cenk ha scelto un profilo più sobrio nella promozione personale, puntando su contenuti legati alla preparazione e lasciando da parte gli ammiccamenti. Se l'attenzione del pubblico è una valuta, loro stanno investendo nel tempo, non nel rumore. C'è poi la questione che divide di più: autenticità o narrativa? Alcuni osservatori hanno ipotizzato che l'idea di matrimonio possa essere un frame utile a blindare contratti, partnership, posizionamenti. È un'ipotesi legittima, ma entra in conflitto con un dato: finora non si è vista la classica monetizzazione veloce del sentiment. Nessun anello in primo piano, nessuna collaborazione lampo, nessuna esclusiva venduta la mattina dopo. La comunicazione è rimasta lenta, quasi restia. Questo, nel gergo delle relazioni pubbliche,
Si chiama protezione del capitale emotivo, meno sfrutti subito, più valore costruisci. Sul fronte famiglie e cerchie strette, le informazioni sono scarse per scelta. Eppure, nei racconti di chi li frequenta, emergono microscene rivelatrici, pranzi brevi senza telefoni sul tavolo, saluti educati alle uscite secondarie dei teatri, un'abitudine nuova, condivisa, di prendersi 10 minuti di silenzio prima di un evento importante. Sono strumenti per regolare la pressione, certo, ma sono anche codici di coppia. È così che si vede crescere un progetto, non dalla dimensione delle rose, ma dal rigore con cui si difendono gli spazi non negoziabili. Lascio volutamente sullo sfondo la domanda «quando?». La vera notizia, qui, non è la data, ma la qualità della rotta. Se Massine Marabet ha davvero pronunciato quella frase, e se Cenk Torun l'ha accolta senza smentite affrettate, significa che il passo è stato immaginato prima ancora che annunciato. Un matrimonio non risolve né complica, di per sé, chiarisce. Chiarisce quali impegni prendi, quali rinunce accetti, che idea hai del futuro. In un ambiente in cui tutto corre, scegliere di nominare la stabilità è già un atto controcorrente. Non nascondiamoci, però, i rischi. Ogni volta che un sentimento entra nel raggio dei riflettori, la narrativa si fa instabile. Ogni gesto viene letto in eccesso, ogni assenza suona sospetta, ogni parola rischia di essere la parola sbagliata. È qui che si misura la statura dei protagonisti. Finora, Massine e Cenk hanno dimostrato di saper decantare, parlano quando serve, tacciono quando conviene, delegano ai fatti quel che i titoli non possono spiegare. Il fatto, oggi, è uno, la possibilità dichiarata, anche solo come desiderio, di un matrimonio. Tutto il resto è contorno. Prima di chiudere, un passaggio su come questa scelta, vera o potenziale, dialoghi con le carriere. Ci sono coppie che si esauriscono quando smettono di essere segreto. E ce ne sono altre che, una volta trovata la forma, migliorano nel lavoro, più respiro, meno dispersione. Se osservate come Massine Marabet affronta le ultime prove di ruolo, attenzione al dettaglio, ascolto del partner in scena. E come Cenk Torun calibra tempi e pause, noterete un comune denominatore, continuità. È il segnale più incoraggiante. Non è l'euforia di un inizio, è la compostezza di un percorso. A questo punto la vera domanda non è si sposeranno, ma che cosa stanno insegnando al pubblico su come si costruisce un sì? Stanno insegnando che si può desiderare qualcosa di grande senza trasformarlo in spettacolo. Che si può parlare d'amore senza spingere sull'acceleratore del clamore. Che si può usare la visibilità per proteggere, non solo per esporre. È una lezione controintuitiva nell'era dell'algoritmo, ed è proprio per questo che fa tanto rumore. Per chi segue questa storia con affetto, il compito più bello è uno soltanto, ascoltare senza pretendere. Le conferme arriveranno quando saranno pronte, gli scatti ufficiali quando avranno senso, le parole quando avranno peso. Fino ad allora, vale la pena tenersi stretti i fatti. Una frase detta a bassa voce, due percorsi che si allineano, una coerenza comunicativa che regge. Sono i mattoni di qualsiasi promessa che voglia diventare casa. Se avete trovato utile questo quadro, privo di strilli, ricco di contesto, lasciate un commento. Che cosa vi convince di più della rotta di Massine Marabet e Cenk Torun? Quale confine sano vi piacerebbe vedere rispettato in tutte le storie di cui parliamo qui sul canale? Le vostre risposte ci aiutano a scegliere prossimi episodi rispettosi delle persone e interessanti per chi ascolta. Grazie di cuore per essere arrivati fino in fondo, mettete mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti.